prima di montare il piatto doccia vanno fatte delle verifiche preliminari. Prima di tutto il tubo di scarico bisogna fermarlo un pochino più indietro e l'ultimo tratto, come si può vedere, va fatto con le curve, perché soltanto le curve ti permettono di portare il piano del piatto dello scarico orizzontale e quindi ti permette di fare questo movimento. Ok? Io ho già verificato che con questo tipo di piatto doccia, con questo piatto doccia e poi sotto è uguale per tutti, riesco ad appoggiarlo direttamente sulla mattonella. Io le mattonelle le metto prima la mattonella e poi il piatto doccia, in modo che si possa definire meglio il bordo. Alcuni fanno al contrario, mettono prima il piatto doccia e poi le mattonelle. Lo puoi fare se il piatto doccia è molto sollevato, altrimenti se è vicino non ve lo consiglio, anche perché non si rifinisce bene, insomma. Impazzisce di più, poi lo fai, però impazzisce di più. E quindi la verifica che è stata fatta è stato portato il centro ed è stato messo a misura i pezzettini di tubo. Ora, l'altra cosa da fare è, io l'ho già appoggiato, il piatto doccia, senza il sifone. L'ho appoggiato e ho verificato che l'altezza sotto c'era 9 cm, quindi il sifone è circa 6 cm, 6, e quindi ci si stava abbondantemente. La cosa importante da controllare è il foro del piatto doccia, che deve essere planare e regolare. A volte non sono imperfetti. Se perde qui il 99%. Quindi a questo punto ho già preparato dei pezzi di mattonelle, magari aggiungo degli altri che li monto un po' qua e là. E dove vado a mettere la colla, lo installo a colla perché c'è poco spessore e sulle mattonelle attacca meglio la colla che il civetto pronto. Quindi la cosa da fare è con la colla riempire questi vuoti, queste rientranze. Per esempio io metterò un po' qua, qua, insomma distribuire un po' il punto di appoggio. Mi raccomando un po' dappertutto, in modo che anche se questo è resistente, ma non gli diamo la possibilità di fare che possa flettere. Quindi l'appoggio va fatto in tutti i modi, da tutte le parti. E un'altra cosa importante è sotto il sifone non tocca terra, non deve toccare la parte sotto, perché punta caso, per assurdo, qualsiasi motivo, i punti d'appoggio durante la posa, più che altro durante la posa, che dopo non è che si muovono, durante la posa si possono muovere e fanno sì che si scarica il peso sul sifone, e se il peso va a scaricarsi sul sifone, anche solo in parte, col tempo rischia di rompersi, e quindi va assolutamente vietato che si fa una fuggitella, anche perché comunque ci deve essere un piano di gioco, in modo che io l'ho già controllato che sia di qua che di qua, io ho lasciato 2-3 mm per la colla, anche 4, insomma, a seconda. Comunque ho già controllato che io ho la possibilità di fare dei piccoli movimenti. Quindi a questo punto preparo il piano e poi appoggiamo il piatto. Qui si è dovuto riaprire perché il tubo l'avevo portato un po' troppo avanti e quindi ho dovuto accorciarlo. Nulla, ora però devo appoggiare quest'altra mattonella e poi si appoggia tutto sopra. Abbiamo posato la mattonella che avevamo rimosso. Qui apro la parentesi, bisogna stare molto attenti con il formato grande ma anche con quello piccolo, per il semplice motivo che questa, essendo il resto ancora non maturato, cioè l'abbiamo posata ieri, quindi ti permette di camminare ma da non fare troppe cose, ancora un po' fresco è. Da stare attenti che quando si posa questa, a mettere i cunei, questa non ci sollevi quest'altra accanto, perché se ce la solleva anche di poco, questa si stacca.
Quindi è molto importante ricordarsi intanto l'americana usata, le dimensioni delle dentature, perché magari può avere più dimensioni, ricordarsi quella che abbiamo usato. Lasciare il bordo 2 cm libero, un pochino, anche un pochino meno, in modo che quando si mette la mattonella non strabordi dalla fuga. Se vedete, le fughe sono pulite. Questo comporta un lato negativo, che quando si va a stuccare ci va più stucco, ma è meglio così, perché un buon pavimentatore si vede dalla mattonella pulita. Ora, volevo dire anche le mani, ma non le ho molto curate. E quindi ricordarsi di mettere la colla americana dentata in modo non preciso, di più, e far sì che l'operazione deve essere questa: appoggiare la mattonella, una volta messi le T, appoggiare la mattonella deve, nel momento in cui si va a dare 2 colpetti, deve andare preciso su tutti i lati, andare preciso. Se si comincia a battere più da una parte, più dall'altra, vuol dire che sotto c'è qualche sassolino. Oppure abbiamo messo male la colla. Quindi è molto importante quando si va a fare un intervento di questo tipo, cioè rimozione e ripristino, che la colla deve essere perfetta di quantità, non di meno, perché se va troppo giù poi la tiri su si stacca, e non di più perché se no va giù e quindi deve essere perfetta. E infatti quando abbiamo posata la mattonella è già andata proprio giro in modo perfetto, solo in un punto ho dato un colpetto in più, ma diciamo è nella norma, però i bordi puliti e la mattonella è andata a posto, e abbiamo messo i cunei. Quindi se la mattonella nuova con questa fresca era troppo in alto, nel mettere il cuneo sì, cerca di portartela giù, quella nuova, ma facendo pressione su quella vecchia, e quindi quella vecchia c'è il rischio che si sollevi. Nel momento in cui si solleva si stacca, perché ripeto non ha maturato la colla ancora, quindi anche se abbiamo usato una buona colla, ma si stacca. Quindi ecco, da stare molto attenti a questo tipo di cose, insomma. All'inizio. Eccoci, allora abbiamo posato il piatto doccia, è fresco, quindi appena messo, e siamo riusciti a mettere proprio a filo pavimento, ok? E la prova del 9 è anche questa, che è la parte più delicata. Se viene qui, praticamente avvicinati. Il sifone si muove ed è praticamente al pari su tutto il perimetro ed è perfettamente al centro. Se voi avvicinate ancora, vedi? Il sifone è perfetto, è pari giro, quindi non deve stare né troppo in basso né troppo in alto. A parte troppo in alto lo si nota dal fatto che non si muove, perché il peso del piatto doccia lo presserebbe, e quindi se fosse troppo in alto non si muoverebbe come lo muovo io ora. Se è troppo in basso si nota dal fatto che dalla parte del tubo c'è più spazio rispetto a questo di qua, nel momento in cui lo tiro su. Quindi il sifone prima della posa deve guardare leggermente verso il basso, o si mette già preciso in piano, ok? Già la quota va a livello come ho fatto io, oppure se siamo incerti si mette più curve e lo si fa guardare un po' verso il basso, e quando siamo qui si tira su, e le numerose curve ti permettono di portarla ai pali senza andare a creare la possibilità di avere una perdita sul gommino del tubo innesto. Quindi c'è da guardare un po' di cose. Poi c'è sta attento anche le curve, che quando si mette troppe curve non ci sia nessuna di esse che guarda verso il basso, che sia contropendenza, quindi vanno guardate molte cose, c'è da fare molta attenzione. Piatto doccia, vedete com'è? Pulito, perfetto, ecco, deve rimanere fino alla fine. Infatti ora, appena messa la piletta, va subito coperto il piatto. A maggior ragione se è come questo in resina, che è tutto rugoso,
perché nel momento in cui si sporca, ragazzi, per pulirlo è un casino. Quindi coprite immediatamente. Arrivederci. Ecco, a questo punto abbiamo pulito intorno e sfruttato la stessa scatola del piatto, qua dove c'è la scatola, e l'abbiamo coperto sul bordo. Ricordarsi di lasciare un filo più staccato sul muro, lasciare lo scotch, ma un filo più staccato in modo che quando si va a mettere le mattonelle non c'è bisogno di rimuovere il rivestimento. Lasciarlo più staccato, capito? In modo che se lo scotch dà noia gli si dà una tagliata. Non lasciare sotto lo scotch, arrivare sopra la mattonella, perché ha problemi di filtrazione, perché poi gli vai sopra lo scotch con lo stucco e nel tempo lo scotch si sciupa, insomma, e magari lo stucco non entra per bene. E quindi assolutamente quando si va sopra le mattonelle rimuovere proprio lo scotch, non lasciare sotto la mattonella. Oppure lasciare la mattonella un po' più sollevata come buona regola, 2-3 mm, e poi dopo si leva, si può fare anche così. L'importante è levare, non lasciare. Poi se levi prima o dopo è indifferente. Niente, protegge bene, lasciare spazio sul bordo in modo da poter stoccare. Basta, arrivederci.